Matteo. Ciao amici del bosco, l'avete riconosciuto Matteo Cereda? In realtà lo stavo aspettando perché mi ha promesso un aiuto nell'orto. Mi ha promesso di venire a trovarmi per preparare l'orto per il Sovescio. Matteo, pensavo che saresti venuto a fare fatica fisica, a lavorare l'orto tutto a mano, invece sei venuto organizzato. Mi hai detto che avevate un sacco di terreno da lavorare e ho portato il motocoltivatore. Il Sovescio è una coltivazione a perdere. Io andrò a coltivare una serie di piante, un mix vario sul mio terreno, in modo che il suolo rimanga coperto per tutto l'inverno. A primavera, all'inizio della fioritura di tutte queste piante, andrò a lavorarle superficialmente sulla terra in modo da integrare materia organica. Quindi avrò una serie di benefici per questo intervento. Quest'anno voglio preparare bene la terra con questo metodo, però lascerò anche una striscia perché voglio coltivare un cereale. Matteo, come mi farai questa lavorazione? Vorrei, danneggiare il meno possibile la stratificazione naturale del suolo, però avere poi comunque un bel terreno adatto alla semina. Per la semina ci serve un letto fine ben lavorato, ma prima andrei con il coltivatore a denti fissi a dare una passata in modo tale da rompere le zolle un pelino più a fondo e da usare solo nei centimetri più superficiali poi la fresa che ci prepara poi per una bella semina a spaglio. Con queste 3 punte quindi andiamo a smuovere e ricompattare la terra un po' più in basso e lo facciamo senza rigirarla però. Poi a fare la lavorazione ci penseranno le radici stesse delle piante, specialmente se scegliamo per il Sovescio delle essenze con una radice fittonante. Adesso gli prepariamo il primo strato andando un pochino a rompere il pane di radici dell'inerbimento e le zolle un pochino più superficiali. Vabbè Matteo, dai, di te mi fido, puoi andare. Prima striscia fatta, è stato faticoso? No, anche se abbiamo raccolto un po' di fieno di troppo. C'era un sacco di pacciamatura. Adesso passiamo alla seconda lavorazione che ci serve per preparare il suolo alla semina. Abbiamo la fresa che possiamo utilizzare con quali precauzioni? La fresa, come vediamo, prevede un movimento rotatorio su asse orizzontale e ha questi coltelli che vanno sotto. Quando facciamo una lavorazione con la fresa dobbiamo sapere che tende prima di tutto a battere dove finisce la corsa e poi che tende a rimescolare gli strati del suolo perché chiaramente prende da sotto, butta sopra. Noi adesso abbiamo giusto l'esigenza di avere un letto di semina perché i semini andranno poco in profondità, quindi non ci serve assolutamente lavorare in profondità, che sarebbe anche molto invasivo dal punto di vista dei microrganismi del suolo. Quindi possiamo regolare tramite questo in modo tale da passare solo nella prima parte superficiale del suolo in modo tale da preparare per la semina. Matteo sta passando la fresa, lo voglio aiutare anche io, ma intanto ha cominciato lui. È stata una prova importante della mia vita, come vedete le righe sono venute tutte storte perché così è. Abbiamo fatto una fresatura leggera. Quali precauzioni possiamo avere per evitare che l'utilizzo dei mezzi meccanici danneggi troppo il suolo? Partendo dal fatto che alcune volte servono questi strumenti perché quando la terra è troppa non ci si fa farla tutta a mano. Dovendo solo preparare la semina del Sovescio, ci siamo potuti permettere una lavorazione molto superficiale. Quindi grazie alla regolazione del motocoltivatore abbiamo fatto proprio solo il primo pezzo. Se volessimo, come viene spesso fatto,
usare la fresa come principale lavorazione del terreno per preparare l'orto, allora diciamo che dobbiamo avere particolari attenzioni, perché passando ripetutamente i denti della fresa che battono sottoterra alla fine corsa alla massima profondità vanno a creare una suola di lavorazione, quindi compattano il terreno appena sotto la superficie, formano questo strato poco drenante, quindi quando piove noi abbiamo l'acqua che riesce a permeare bene il primo pezzo di terreno, poi si sofferma sulla suola e questo può portare a facilitare marciumi radicali alle nostre piante. Per questo motivo io non consiglierei di lavorare spesso e solo con la fresa. Possiamo magari intervallare la fresatura da altre lavorazioni, come può essere il ripuntatore se abbiamo la possibilità di far venire un trattore che incide in profondità, quindi va a spaccare questa fresa, altrimenti possiamo farla manualmente con una vangaforca, con una grelinette, per cui andiamo a lavorare. Chiaramente è una lavorazione molto più leggera perché non dobbiamo preoccuparci di spaccare tutte le zolle, di ribaltarle, ma solo di dissodare, diciamo forando il terreno. Ci siamo, adesso serve un passaggio con il rastrello, giusto Matteo? Sì, lo livelliamo e poi dopo si semina a spaglio. Dire sovescio è facile, ma poi sapere esattamente cosa seminare nel proprio terreno non è proprio così facile. Con Matteo ci stiamo ragionando da un po' e alla fine ho deciso, visto che il Bosco di Ogygia è un luogo di sperimentazioni, di mettere in pezzetti diversi del mio terreno anche dei mix diversi, così per rendermi meglio conto di cosa funziona bene, eventualmente poi negli anni successivi adattare la situazione o scegliere il mix migliore. La prima scelta, perché una scelta è stata fatta, è di usare un mix, nel senso che il sovescio è qualcosa che noi possiamo fare per ottenere diversi benefici, quindi da un lato coprire il terreno, dall'altro apportare azoto, dall'altro lavorarlo per l'azione meccanica delle radici che lo penetrano, piuttosto che avere un effetto biofumigante nell'allontanare nematodi. Con un mix possiamo coprire un pochino tutte queste funzioni. Quindi abbiamo del trifoglio, che è una pianta leguminosa e in più tappezzante, abbiamo del lupino, abbiamo poi il daikon che fa un fittone e lavora molto il terreno, e dell'avena. C'è anche della veccia che è un'altra leguminosa qua in mezzo, quindi insomma una bella varietà. Si mettono almeno 3 tipi di semi diversi in un sovescio, insomma degno di questo nome, però fino a 6 tipologie diverse è un'ottima scelta. Andiamo a seminare la prima porzione, dai, è il momento di distribuire i semi. Voi avete il vostro mix di sovescio, l'avete scelto, avete un mix di sovescio preferito? Scrivetecelo nei commenti, così poi lo sperimentiamo al Bosco di Ogygia. Con questa ciotola ci facciamo 10 metri quadri. Adesso delimitiamo con delle cannucce il perimetro che andiamo a seminare. Quando seminate un mix fate attenzione a quando prelevate i semi, di avere insomma una certa omogeneità nelle tipologie quando andate a lanciare, altrimenti avete un seme qua, una pianta diversa di là. Rastrellare è importante non solo per interrare i semi, ma anche per evitare che qualche amico se li venga a prendere, per esempio gli uccellini. Però attenti anche alle formiche. Noi continuiamo con le semine, tanto hanno previsto pioggia nei prossimi giorni, quindi perfetto. Fateci sapere allora cosa piantate voi nel vostro sovescio. Io ringrazio tantissimo Matteo perché mi ha dato veramente un aiuto enorme in questi giorni. Grande Matteo. Okay. Iscrivetevi ai nostri canali se non l'avete fatto. Orto da coltivare, Bosco di Ogygia. Ciao! Ciao!